Buonasera e benvenuti sul mio canale. Oggi siamo negli Stati Uniti, precisamente a Keddie, una piccola comunità rurale della Sierra Nevada. La notte dell'11 aprile 1981 una tragedia sconvolse l'intera comunità. Ma prima di iniziare col caso di oggi vi invito a iscrivervi al mio canale e attivare la campanella. Detto questo, iniziamo subito. Glenna Susan Sharp, chiamata da tutti Sue, nasce il 29 marzo 1945 a Springfield, nel Massachusetts. Nell'autunno del 1980 Sue ha 36 anni, sposata con 5 figli. Presto però si separa da suo marito, lascia la sua casa in Connecticut e insieme ai suoi 5 figli si trasferisce nella California settentrionale, precisamente a Keddie, una piccola comunità di montagna, nella Sierra Nevada. Keddie è la classica cittadina dove tutti si conoscono e non succede mai nulla. Inoltre, il fratello di Sue risiedeva proprio a Keddie. Quindi Sue è felice di iniziare una nuova vita tranquilla vicino al fratello e affitta il cottage numero 28. Come già detto, Sue ha 5 figli: John di 15 anni, Sheila di 14 anni, Tina di 12 anni e i 2 figli più piccoli, Rick di 10 anni e Greg di 5. Sue è un'ottima madre e sempre molto attenta ai suoi figli. Sheila è la figlia maggiore che aiuta sempre sua madre con le faccende con i figli più piccoli. Josh è un ragazzo irrequieto e vivace. Tina era la tipa tranquilla e Rick e Greg erano bambini felici e giocherelloni. L'11 aprile 1981, verso le 13:30, Sue e Sheila partirono per andare a prendere Josh e la sua amica Dana al Wingate, a Quincy. Presi i ragazzi, tornarono tutti a casa. Dopo pranzo, intorno alle 15:30, Josh e la sua amica Dana fecero l'autostop per tornare a Quincy e per assistere alla festa all'Oakland Com. E quella stessa sera Sheila, verso le 20, si reca nel cottage dei vicini per passare la notte in casa Seabold, insieme alla sua amica, figlia dei Seabold. Sua madre, Sue, rimane in casa insieme ai 2 figli più piccoli, Rick e Greg, e con un loro amichetto di nome Justin. Tina si trovava a casa dei Seabold e tornò a casa sua dopo l'arrivo di Sheila intorno alle 21:30. Più tardi anche Josh e Dana, non si sa precisamente l'orario, fecero rientro a casa. La mattina seguente, intorno alle 7 del mattino, Sheila fa ritorno a casa sua, ma appena apre la porta si trova davanti una scena degna da film dell'orrore. Scopre i cadaveri di sua madre Sue, di suo fratello Josh e l'amica Dana. Spaventata, tornò a casa dei Seabold per chiedere aiuto. James Seabold andò a controllare se qualcuno fosse rimasto vivo. Entrò dalla porta sul retro e nella camera da letto i 3 bambini più piccoli, Rick, Greg e Justin, stavano ancora dormendo, ma stavano bene. Li svegliò e li portò a casa con sé. Chiamarono immediatamente la polizia. La polizia arrivò sulla scena e trovarono i corpi appunto di Sue, John e Dana, legati con nastro adesivo e filo metallico. Avevano subito un feroce attacco. Sue venne trovata sdraiata sul divano del soggiorno, nuda dalla vita in giù ed imbavagliata con una bandana blu e le sue mutandine fissate col nastro adesivo. Era stata ballata al petto e la era stata recisa e sulla sua testa c'era un'impronta che corrispondeva al calcio di una pistola, una Daisy 880. Josh si trovava vicino alla porta d'ingresso, a faccia in giù, con le mani coperte di sangue, a dimostrazione che Josh stava provando a lottare con il suo o i suoi assassini, ma non ce l'ha fatta. È stato legato con un nastro medico e tagliata. Dana era accanto a lui, a pancia in giù. Presentava diverse ferite alla testa e fu stata a mani nude.
Le caviglie di Dana e quelle di Josh erano collegate da un filo elettrico. Nella scena furono trovati 2 coltelli insanguinati e un martello. Le tracce degli schizzi di sangue indicavano che gli omicidi erano tutti avvenuti nel soggiorno. Le autopsie determinarono che le vittime erano morte per ferite da arma da taglio e traumi da corpo contundente. I colpi furono sferrati però da 2 martelli diversi e nella scena ne è stato ritrovato solo uno. I Seabolt e Sheila riferirono di non aver sentito nulla durante la notte. Una coppia invece che viveva nelle vicinanze fu svegliata intorno all'1:30 del mattino da quello che sembrava un urlo smorzato, ma non riuscirono a capire da dove provenisse. E Tina? Dov'è Tina? Ricordiamo che Tina quella sera era rientrata a casa alle 21:20, ma di lei in casa non c'era traccia. Quella notte Tina fu portata via e molto probabilmente l'urlo sentito dai vicini era il suo. La polizia insieme all'FBI iniziano immediatamente le ricerche nei boschi con i cani molecolari, ma di Tina non c'è traccia. La polizia inizia a interrogare i vicini e già ha i primi sospetti. Un uomo sospettato dopo l'omicidio scomparve da Keddy, successivamente trovato dalla polizia in Oregon, e dopo essere stato sottoposto al test del poligrafo fu immediatamente rilasciato. Dopo sembra che una vicina degli Sharp, Marilyn Smart, la madre del piccolo Justin, consegnò alla polizia una giacca insanguinata che si rivelerà appartenere a Tina, la bambina scomparsa, e dice di averla trovata nel suo seminterrato. Ma non esiste una documentazione ufficiale di ciò. Suo marito Martin Smart affermò anche che un suo martello da carpentiere era inspiegabilmente sparito da casa sua. Lo sceriffo della contea di Clomas, Doug Thomas, che investigò sul caso, in seguito dichiarò che Marty Smart aveva fornito indizi infiniti del caso che sembravano allontanare il sospetto da lui. Oltre agli Smart, i detective hanno interrogato numerosi locali e vicini, anche la famiglia Seabolt. I Seabolt hanno ricordato che quella sera avevano visto un furgone verde sconosciuto parcheggiato davanti la casa degli Sharp, intorno alle 21. Altri ricordano di aver notato un Datsun marrone parcheggiato nella residenza quella sera e che aveva una gomma a terra. I detective interrogano anche il figlio degli Smart, lo Justin, che la notte dell'omicidio era insieme ai figli di Sue, Rick e Greg. Justin raccontò storie contrastanti di quella sera. Racconta di aver sognato dettagli sugli omicidi, ma in seguito dichiarò di aver assistito effettivamente ai delitti. Sotto ipnosi affermò di aver sentito dei rumori provenienti dal soggiorno, mentre lui guardava la TV con Rick e Greg in camera da letto. Per curiosità andò a controllare e vide Sue con 2 uomini. Uno con i baffi e i capelli lunghi, l'altro rasato con i capelli corti e i baffi, ed entrambi portavano gli occhiali. Continua raccontando che poi John e Dana entrarono in casa ed iniziarono a litigare animatamente con i 2 uomini e scoppiò una rissa. Tina entrò nella stanza, venne presa e portata fuori da uno degli uomini. Sulle basi delle descrizioni di Justin, gli schizzi composti dei 2 uomini sconosciuti furono rilasciati alla stampa. Nei comunicati stampa che accompagnarono gli identikit erano descritti tra i 20 e i 30 anni, uno alto circa 1,80 m con i capelli biondo scuro, l'altro tra 1,68 m e 1,78 m con i capelli neri unti ed entrambi indossavano gli occhiali da sole, con montatura dorata. Dopo la pubblicazione degli schizzi iniziarono a girare voci che i delitti fossero di tipo ritualistico o per traffico di stupefacenti, ma tutte respinte dallo sceriffo Doug, che ha dichiarato che in casa di Sue non sono stati trovati oggetti o droghe illegali nella casa. Ma una conoscente degli Sharp
Carla McMuller, in seguito disse che Dana Wingate aveva rubato una quantità sconosciuta di LSD da spacciatori locali. Sebbene Carla non fu in grado di fornire prove su tali affermazioni, sono state impegnate circa 4.000 ore di lavoro sul caso, che lo sceriffo ha descritto come, tra virgolette, frustante. I detective seguirono la pista dei serial killer. Sospettavano che dietro quel massacro ci fosse Harry Lee Lucas o Otis Toole, ma poi esclusi. Passano gli anni e il caso si raffredda, ma il 22 aprile 1984, 3 anni dopo gli omicidi e la scomparsa di Tina, un collezionista di bottiglie scoprì una parte di cranio di un teschio umano e parte di una mandibola a Camby 18, nella contea di Butte, che dista circa 100 miglia da Keddie. Dopo l'annuncio della scoperta dei resti, lo sceriffo della contea di Butte ha ricevuto una chiamata anonima che ha identificato i resti appartenenti a Tina Sharp. Chiamata che non è stata documentata nel caso. Una registrazione di questa chiamata è stata trovata in fondo a una scatola delle prove nel 2013 da un vice sceriffo al quale è stato assegnato il caso. I resti furono confermati da un patologo forense come quelli di Tina Sharp. Susan e i suoi figli John e Tina furono sepolti insieme a Quincy, in California. Il cottage dove furono commessi gli omicidi fu demolito nel 2004. In un documentario del 2008, Marilyn Smart affermò di sospettare di suo marito, Martin Smart. A detta di Marilyn, Martin e il suo amico John, detto Bob, erano i responsabili degli omicidi. Affermò che quella sera aveva lasciato Martin e Bob in un bar locale, intorno alle 23, e che lei è tornata a casa per andare a dormire e di essersi svegliata intorno alle 2 di notte del 12 aprile e di aver trovato Martin e Bo intenti a bruciare un oggetto sconosciuto nella stufa a legna. Ma lo sceriffo dell'epoca, Doug, dichiarò, sempre in questo documentario del 2008, di aver interrogato personalmente Martin e che aveva passato il test del poligrafo. Martin Smart morì di cancro a Portland, in Oregon, nel giugno del 2000. L'amico di Martin, Bo, che presumibilmente aveva legami con la criminalità organizzata a Chicago, morì lì nel 1988. Il 24 marzo 2006, un martello corrispondente a quello dell'epoca dei fatti, che Martin sosteneva di aver perso o che qualcuno lo avesse preso, fu scoperto in uno stagno locale e messo in evidenza dall'investigatore speciale Mike Gamber della contea di Plymouth. L'agente Mike, che aveva 16 anni al momento degli omicidi e conosceva personalmente la famiglia Sharp, dichiarò che il martello sarebbe stato messo nel lago intenzionalmente. In un articolo del 2016 pubblicato dal The Sacramento, che descriveva in dettaglio la scoperta del martello, era anche riportato che poco dopo gli omicidi Martin Smart aveva lasciato Keddie e si era recato a Reno, in Nevada, e da lì aveva inviato una lettera a sua moglie, Marilyn, con scritto: «Ho pagato il prezzo del tuo amore e ora l'ho comprato con la vita di 4 persone». In un'intervista del 2016, sempre l'agente Mike dichiarò che la lettera era stata trascurata, tra virgolette, nell'inchiesta e non venne mai ammessa come prova. In seguito ha criticato la qualità dell'indagine iniziale, dicendo: «Potresti prendere qualcuno uscito dall'accademia e avrebbero fatto un lavoro migliore». Un consigliere che Martin visitava regolarmente avrebbe affermato che Martin gli confessò gli omicidi di Sue e Tina, ma che avrebbe anche affermato che non aveva nulla a che fare con i ragazzi. Nell'aprile 2018, sempre l'agente Mike dichiarò che le prove del DNA recuperate da un pezzo di nastro adesivo ritrovato sulla scena corrispondevano a quelle di un noto sospetto vivente. Attendiamo aggiornamenti e poi vi farò sapere.
Il video si conclude qui, spero che vi sia piaciuto e io vi saluto, alla prossima.